per tutti nuovi del creator in America e nuova recensione. Come avevo anticipato avrei recensito uno dei tabacchi che mi sono arrivati qualche giorno fa di cui ho fatto dell'unboxing e nello specifico ho deciso di andare con lo Union Square di Gelle Peace. Tra l'altro per fare questo video sono venuto a Union Square qui a New York in realtà non è la Union Square di cui parla Pease perché lui vive vicino a San Francisco, infatti qui c'è la mappa, non so se si vede, questa è la mappa di San Francisco e soprattutto voglio approfittare della stagione, della bella stagione per fare più video all'esterno possibile perché poi quando sarà autunno e inverno sarà molto molto più difficile viste le temperature rigide. C'è della musica in sottofondo gentilmente offerta da un musicista di strada che sta suonando la cornamusa, spero non copra la mia voce. Union Square, come vi dicevo, perché mi interessa così tanto tempo? Questo mi interessa perché, come no, non ve l'ho detto, però io da 2 o 3 anni a questa parte ho una spiccata preferenza per i tabacchi prestati di Virginia e di Virginia Peruvian. Di conseguenza questo qui, leggendone la composizione, mi ha da subito affascinato e attratto, perché si tratta di una miscela di due Virginia, Virginia biondi e Virginia rossi, che poi sono pressati insieme in cake e poi tagliati a fette. Quindi è un flake di due Virginia diversi. Quindi mi aspetto di trovare un tabacco veramente interessante con una bella paletta aromatica e sfumature di colore. Scusate, sto provando a rendere il mio volto più chiaro. Niente più. Un'altra veramente cosa da aggiungere è il fatto che la data è stato prodotto a fine giugno 2018. Pease sul suo blog raccomanda di fumare i tabacchi dopo almeno 6 mesi, perché secondo lui richiedono un po' di stabilizzazione dalla produzione, almeno 6 mesi, e poi lui è uno dei quei teoretici, tra virgolette, della stagionatura dei tabacchi, quindi secondo lui il tabacco tra l'1 e i 2 anni veramente cambia tanto e poi per arrivare al suo apice dopo circa 5-6 anni e per poi stabilizzarsi. Basta, passiamo all'apertura. E poi, allora, eccomi, prima di staccare mi sono spostato perché nell'altro tavolo poi ho avuto un po' di turisti che mi si sono seduti a fianco e ho iniziato a fare un po' di casino, tra l'altro erano italiani. E niente, quindi ho deciso di spostarmi qui. Passiamo all'apertura, apriamo la latta e vediamo che cosa troviamo. Si sente già proprio un fortissimo, fantastico, bello odore dolce di prugna. In realtà, siccome i Peas li fa Cornell Deer, io ero tra virgolette un po' preoccupato che ci potesse essere il classico loro casing che a me non piace per nulla. Come si presenta? Semplicemente c'è Peas che dice, racconta un po' che cosa ha fatto, spera che ci piacerà questa roba. Bella, cerco di alzare questa, ecco qua. Allora, vediamo un po' come si presenta. Allora, in realtà non è per un flake, è abbastanza rotto, quindi il gioco si vede che era un flake. Il colore, non so se sì, sì, è abbastanza chiaro. L'odore è veramente invitante, sono felicissimo del fatto che non ci sia il classico casing con non è deal, non è molto umido per niente, quindi va benissimo per questo, per essere fumato, perfetto, veramente perfetto. Odore dolce, invitante, si sentono quasi, il gusto quasi di, non mente dire soia, ma non vuol dire una cazzata. Sì, 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 fichi, prugne, fantastico, veramente. Questa cosa mi sta gasando da matti, quindi non vedo l'ora di fumarlo, basta. Vi faccio sapere poi com'è. Oh, ciao, eccoci qui. Dopo circa una settimana, 8-9 giorni che sto fumando solo e esclusivamente questo Union Square, come potete vedere ne ho fumata poco più di mezza latta, non sono riuscito a fumarne di più, che comunque è un tabacco che fuma lento, essendo un flake, quindi comunque ogni fumata prende abbastanza tempo, un'ora abbondante e soprattutto perché, come dirò più tardi, è un tabacco che sazia molto. Per definirlo solo con un aggettivo, questo Union Square è secondo me un tabacco aristocratico, elegante. Io me lo immagino come un signore aristocratico, un nobile che non accetta mezze misure. E un po' lo è nella sua composizione come scelta, proprio il discorso di voler fare una miscela di assoluti Virginia senza nessun tipo di flavoring o altro. Quindi veramente pressare insieme due Virginia e tenerli lì a fermentare. E seconda cosa perché l'ho trovato estremamente complesso anche nella paletta aromatica con una
evoluzione molto interessante che il secondo motivo per cui lo trovo senza misura è perché ha dato solo il meglio di sé nella mia esperienza nei fornelli, tra virgolette, agli estremi, ovvero o in quelli cimni che per definizione rendono possibile questa evoluzione aromatica durante tutto il corso della fumata, avendo una fumata tendenzialmente più lunga e comunque un fornello più alto. Però, sorprendentemente, è stato estremamente, veramente diverso anche nei fornelli Pritz. Come vedete, stiamo parlando circa di metà della dimensione, che ne concentra i sapori e le note più dolci emergono molto prima di quello che succede invece nelle cime, in modo assolutamente inaspettato, mentre invece non è stato altrettanto, tra virgolette, appagante nei fornelli medi, nei fornelli Billiard e paradossalmente anche nella reverse calabash, da cui io mi aspettavo grandi cose. Come dicevo, il primo terzo, ma anche se il primo quarto, tendenzialmente si apre in modo leggero, si accende bene, leggero, quasi blando, e poi inizia a arrotondarsi, si apre questa curva di sapori che inizia ad aprirsi con note dolci, note, quelle che un po' si sentivano anche all'apertura, quindi questi frutti gialli, come si può dire, quindi una paletta molto molto complessa su più livelli. È un tabacco che richiede attenzione nella fumata, lasciarlo lì mentre si fa altro, si perde e iniziano ad emergere quelle che sono delle note un po' aspre e piccanti, che in realtà ci sono sempre e che secondo me ne denotano la vocazione all'invecchiamento. Questa è probabilmente una miscela che lasciata a lei invecchiare un 2-5 anni fa sì che gli zuccheri possano fermentare e il tabacco si arrotondi e si addolcisca molto. Quindi sicuramente ne prenderò un altro paio di latte da tenere lì proprio essenzialmente ad invecchiare, a stagionare. Come dicevo, il corpo inizialmente sembra leggero, in realtà è medio, decisamente una miscela dal corpo medio. Quella che sorprende, che è appunto da non sottovalutare, è la forza nicotinica, perché c'è molta più nicotina di quello che si possa pensare e appunto sazia molto, appaga. Finita la fumata, non viene voglia di accendere un'altra pipa o un sigaro, qualunque cosa, per un po'. Questo è anche il motivo per cui non sono mai riuscito a farne più di un paio di fumate al giorno, sicuramente non più di una fumata a serata. Che dire, quindi un tabacco che mi è piaciuto, secondo me piacerà e appagherà a tutti quei fumatori che sono appassionati di Virginia e pressati di Virginia. È una miscela che sicuramente da tenere lì in cambusa per un po' di tempo e poi vedere che cosa succede con gli anni. Basta, niente di più. Questo penso che sia un tabacco che si riesce a trovare in Svizzera, quindi sono sicuro che diversi fumatori in Italia abbiano avuto l'occasione di provarlo. Quindi per favore commentate e fatemi sapere quali sono le vostre impressioni perché sono assolutamente curioso. Dal canto mio, chiudo qui, spero di non essermi dilungato troppo. Oggi è una giornata un po' schifosa, quindi non sono riuscito a fare anche la conclusione a Union Square come volevo. Adesso continuo a fumarvelo e al prossimo video. Ciao!